Ah, giusto. No, io ho entrambi i telefonini che non sono modalità aereo. Il secondo ci mette un po' di più ad arrivare. Ah, ecco. L'aeroporto è lontano. L'aeroporto lontanissimo. A connettersi con l'aeroporto. Sì, molto lontano. Ci siamo, ciao Nando. Ecco, ciao Samuel. Noi continuiamo la chiacchierata che stavamo avendo appena adesso da quarto d'ora. Sì. L'unica è che escludiamo un po' Luca che che non potrà più intervenire più, non c'ha il microfono. No. Ok, ciao. E ciao a tutti voi che ci state ascoltando. Io sono Samuel Pura, sono qua con Ferdinando Pighi a.k.a. Nando. Che Nando, sì. Noi ci siamo conosciuti quanto tempo fa? Oh, adesso 1 anno e mezzo sicuro. No, Anche di più. così tanto, no? Sì. Penso che era l'anno scorso, mi hai presentato la prima volta Svuota Cantine. Era d'estate, faceva caldo, penso. Ah sì, giusto, hai ragione. Sì. 2024 di sicuro. Giugno forse, perché mi chiedi troppo. c'era il mercatondo in mezzo e avevamo qualcosa lì, già siamo conosciuti per quel periodo lì. Sì. Quindi era giugno quasi sicuramente. Sì. Ok, però mi ha colpito subito la luce dei tuoi occhi. Luminosi. No, la simpatia, il riuscire a parlare, il condividere la vita. E ci siamo incontrati settimana scorsa. E abbiamo parlato un po' e ho detto cià che facciamo una bella chiacchierata anche qua sotto. Sì, ma questa cosa mi ha meravigliato perché io non me lo aspettavo, per cui non... Dicevi che la prima volta? La prima volta in assoluto. Sì. Per me è il primo anno. Sì? No, in realtà è il secondo anno. Sì? Perché però prima facevamo quei telefonini. Ah, ok. Abbiamo iniziato a fare sti video qua con i telefonini, a chiacchierare, Sì. E poi abbiamo deciso. Ma io credo che qualche video l'ho visto di qualche vostra presentazione di qualche casa, mi pare, da qualche parte. Può essere, abbiamo iniziato a fare anche quello qua sotto, a presentare anche pure gli immobili che abbiamo in vendita. Esatto, sì. Però questa non è una cosa tanto con pure immobiliare, questo per me, almeno come piace a me, non so, c'è qualcosa che mi interessa e... Ciò che ne parliamo, no? Sì. Come te sei un personaggio mega interessante e c'è grazie. qualcosa di mega interessante che stai organizzando, per quello che ho pensato, ciò che facciamo questa chiacchierata. Sì, ma non so cosa dire, ormai adesso è diversi anni che lavoriamo a un progetto che si chiama Svuota Cantine. Svuota Cantine. Organizzato dai... Mercantini con la N. Se volete andare sul sito e vedere è imercantini.ch. Esatto. E cos'è che è sta Svuota Cantine? Faccio un passo indietro se posso. Vai, andiamo. Nel 2018 abbiamo cominciato per la prima volta a fare un mercatino Svuota Cantine ad Ascona. Tu e? Io e io. Tu e io. Io e io. Io e io. Sì, ovviamente qualsiasi evento uno fa, qualsiasi cosa uno organizza, non lo potrà mai fare da solo. Inizia nel piccolo. È ovvio, però l'idea è nata in un momento un po' particolare e ho creato questo mercatino Svuota Cantine. E l'abbiamo fatto lì appunto sul posteggio della Manor di Ascona. Di Ascona, sì. E abbiamo cominciato, erano mi pare 17 espositori. Oh, ma perché ti è venuta questa idea? Ma perché io per lavoro facevo anche lo sgombero di cantine. Ok. Per cui spesso ero confrontato con degli enormi spazi, anche grandi come questo, pieni di cose bellissime, che la gente purtroppo non sapeva cosa farsene, li buttava via. Sì. E devo essere sincero, tante cose io già ai tempi le ho buttate via e oggi me ne pento ancora, però non avevo il posto dove metterle. E essendo che appunto non sono io quello che mette a disposizione uno spazio per depositarle, ho detto ma no, scusa, fatelo voi, venite voi, così caricate in macchina tutto quello che avete, venite lì, aprite il baule e vendete le vostre mega cose. pratico. Io faccio immobiliare e ti dico, tante volte vedo di quelle cose nelle cantine da mettersi in mano le mani nei capelli che non ho, da a a cose bellissime che dici ma questo tipo magari trovi non so un camino bellissimo scavato nella roccia che dici ma questo cosa ci come sì, proprio è vero. Ma non posso neanche fare l'elenco delle cose che ho visto che purtroppo non ci sono più, però spesso finiscono in cantina, ma anche noi oggi, anche io adesso, la mia cantina è piena di roba che hai comprato a Svuota Cantine, che dovrei portare allo Svuota Cantine, ecco. Che non si usano alla fine, però non le puoi buttare, alcuni perché hanno un valore affettivo, perché te l'ha regalato la mamma, il nonno, e non puoi buttarle via quelle cose lì, allora stanno lì.
Okay? In casa il posto non ce l'hanno più e quindi ho detto, bello sarebbe se quella cosa lì la puoi dare a qualcuno a un prezzo basso, per esempio, oppure anche regalargliela o scambiarla con qualcuno, no? Sì. C'è di tutto, no? Immagino quando vi incontrate. Qualsiasi cosa, dal chiodo storto alla macchinina telecomandata, guarda, ogni cosa. Sì. E questo alla gente è piaciuto praticamente subito. Sì. La comunità questa cosa qui l'ha proprio apprezzata in maniera particolare. Stra originale come idea. Sì. Non è una cosa nuova. Mai sentito in io generale. invece. No, c'è il yard sale in America, non so se hai in mente. Sì, la gente... io l'ho ispirato un po' a quello. Ecco. Sì, però che tutti si riuniscono insieme con la macchina però girata, col baule aperto, la gente vende. Sai, magari di solito c'hai le bancarelle solo, sai, il mercatino. Ci sono mercatini dappertutto. Generalmente è così, sì. So che una volta facevano qualcosa di risotto di simile, mi pare che ricominciano ancora adesso. Dici simile a... Ma no, è simile perché non è la stessa cosa comunque. Sì. Però nella struttura in cui lo facciamo noi è totalmente diverso. Quindi tu arrivi proprio con la tua macchina, apri e c'hai un posteggio vicino alla tua macchina e lì... Sì. Per terra, sui tavolini, sulle sedie, su quello che ti capita. Sì. No? Adesso oggi mettiamo a disposizione anche noi dei tavoli se qualcuno proprio li vuole, però li diamo se ce li abbiamo. Poi se c'è bisogno, perché tanti immagino c'hanno le cose in macchina. Hanno le loro cose, sì. Infatti questo tavolo l'ho portato per metterci sulle cose, ma lo vendo anche. Ma sì, c'è già stato anche chi è arrivato con veramente poca roba, devo dire la verità, e è andato via proprio con senza, escluso tutto. il tavolino. E la macchina? Scusa, la macchina. No. Ti è già capitato che qualcuno ha provato a vendere la macchina? Sì, c'era qualcuno che voleva vendere anche la macchina. C'era il suo biglietto, vendo anche la macchina. Perfetto. Però dopo, ovviamente... Ma non ce l'aveva in cantina la macchina? No, ci sono tante cose, ma veramente questo... a me ha meravigliato quanto la gente questa cosa l'ha fatta sua. Nel vero senso della parola, no? Perché dici... le cantine sono stracolme di cose, quindi puoi fare due cose: o a un certo punto le traslochi una volta, 2 volte, 3 volte, 5 volte, alla fine dici adesso magari basta anche, no? E allora finiscono o nella spazzatura, oppure tu puoi scegliere l'altra via di farci, non so io, 5, 6, 7, 800 franchi, anche magari di più, e andarci a mangiare la pizza, uscire 10 volte a cena, che ne so, piuttosto che buttarle via, no? E questo alla gente è piaciuto veramente tanto. Ma penso che è anche bello che è anche un evento, no? Tipo, cos'è, un giorno, 2 giorni? No, allora noi facciamo sempre soltanto, i nostri sono sempre di domenica. La domenica. È sempre la domenica dalle 9 alle 17, tutte le volte è sempre la stessa cosa. È un evento in cui arriviamo tutti insieme, ci incontriamo. Poi, se non erro, avete anche magari musica o bancarelle per mangiare? Adesso abbiamo sì, all'inizio, cioè, abbiamo sempre avuto una tendina dove facevamo qualcosa da mangiare, il caffè, quelle cose lì. Adesso invece da qualche tempo abbiamo il nostro birroccio, noi lo chiamiamo così. Il birroccio? Sì. E cos'è? È un rimorchio che abbiamo risistemato completamente, l'abbiamo trasformato in una specie di come si chiamano questi, una specie di food truck. Però non facciamo grigliate, cose del genere, facciamo birra, caffè, birra, caffè e bibite. No, però io dicevo proprio quella cosa bella che si crea un evento, no? Parli con tanta gente, incontri tanta gente, magari persone che hai incontrato l'anno prima sono tornati, c'è anche, come dici te, magari scambi di cose. È un po' più, non lo so, mi ricorda come era ai tempi, comunità. In realtà hai ragione. Perché uno volendo può vendere le cose online, sai, va su tutti i punti CH, le vende, e ci sta anche quello, né? Però è molto particolare invece un evento dove devi andare fisicamente, con la macchina, è simpatico. Ma a me questa cosa è sempre piaciuta. Io, o comunque dove io e la mia compagna andiamo in vacanza, sempre se c'è un mercato ci vai. Andate, Può essere di qualsiasi tipo, però ci vai. Un po' ti attrae, no? Perché lì trovi un po' il fulcro del paesello, trovi le gente del posto, trovi proprio, trovi proprio quello che la vita che si svolge in quel posto lì. Per cui a me questa idea piace di ricrearla anche qui con l'Isola Cantina in fondo. No? Non siamo dentro nel paesello, siamo nei posteggi, perché ormai così non lo possiamo fare, e se no dove metti le macchine, appunto. Però il vantaggio è anche che quantomeno tu che vieni a esporre cose non devi cercare un posteggio per un giorno intero, e quelli saranno già più o meno 25-30 franchi che ti risparmi. Di fatto è così, se non di più ancora. Ed è iniziato nel 2017, dicevi? 2018 con 17 espositori.
Sì. Ok. E adesso abbiamo chiuso le iscrizioni per Ascona per il 16 marzo. Quest'anno? Settimana con prossima. 100 espositori, sì. Ok, 100 espositori. Di più non posso mettere, il piazzale è troppo piccolo. Sì. la Manorli ad Ascona è grande il posteggio, però sì, è vero. Devi calcolare anche gente che gira. Passi in mezzo. Sì. Li usate tutti i posteggi? Usiamo tutti i posteggi. Adesso, per chi ha un po' idea di come è fatto, qualsiasi posteggio tu vedi è occupato. Dopo i due assi principali, quelli sono liberi, dove la gente circola e si muove così. Ok. Sì. E per questo che abbiamo aumentato la quantità e la frequenza, perché prima erano soltanto 2 volte all'anno, uno era in primavera e l'altro era in autunno, e già la gente appena finiva uno, quando è già il prossimo? Era bellissimo da vedere. A me dava una sensazione incredibile, ma come, abbiamo appena finito, già vuoi sapere quando è la data? Non lo sapevo ancora. E quante ne fate quest'anno? Quest'anno sono 7 in tutto. Sono 3 ad Ascona, sì. Porca. 3 a Sant'Antonino e 1 a Giubiasco. Ti ricordi a memoria le date? No, le ho scritte. Le ho scritte sul volantino. Senza guardare il volantino, caro Nando. Allora c'è al 16 marzo ad Ascona, all'8 giugno ad Ascona e al 28 settembre ancora a Ascona. Sì. E poi c'è a Sant'Antonino invece sono al 30 marzo, al 22 giugno e al 12 ottobre e al 27 aprile come unico evento che non ha una data di riserva è a Giubiasco al 27. In che senso non ha la data di riserva? Allora si svolge dove c'è il mercato coperto di Giubiasco, penso che si conosca. Sì. E noi stiamo dalla parte esterna, però non possiamo noi riservare un secondo giorno, un secondo weekend, perché sarebbe un costo, quindi che tu poi lo faccia oppure no, bisognerebbe poi pagarlo, ovviamente. E questo noi come associazione no profit non possiamo permettercelo, noi soldi vogliamo darli a chi servono, non a spenderli così, tra virgolette, no? Per cui abbiamo scelto il mercato di Giubiasco come unico evento, anche un po' per testare, per farci sentire un pochettino nel bellinzonese. Sì. No? Quindi è l'unico che non ha una data di riserva. Okay. Tutti gli altri invece ogni data che c'è sulla locandina ha come data di riserva il weekend successivo. Ho capito. Quindi 16 più 7, 8 più 7. Sarà che è fine giornata, ma ci ho messo un attimo a capire la data di riserva. Stavo dicendo, data di riserva. Sì, perché capita che magari il tempo non è proprio bello. Allora, no, ma certo. Sarebbe peccato. E avete anche in queste a Sant'Antonino tanta gente quanto ad Ascona? 100... essendo che sono eventi nuovi, è un po' un test, però una ventina ne abbiamo già comunque, abbiamo già superato comunque la quantità del primo evento che abbiamo fatto a Ascona. E a me piace particolarmente anche perché è un evento, io non sono ancora stato, me ne hai parlato, devo venire, voglio venire il 16 domenica prossima, voglio venire a vederlo, ma è anche tipo, non so, ai mercatini trovi di solito le persone che lo fanno sempre il mercatino, no? Hanno la bancarella, sono sempre lì. Dunque andare in un posto così magari trovi anche cose un po' più originali che non girano per niente, no? Magari trovi cose che una cosa mega che non puoi trovare da nessun'altra parte perché è unica, non viene creata. C'è persino gente che ha trovato il bicchiere mancante del suo servizio a casa. 5 bicchieri di cristallo, uno rotto, sono arrivati e l'hanno trovato. È successo anche di questo, quindi veramente non c'è un limite a quello che puoi trovare, perché io veramente non so cosa tu potresti avere in cantina, di tutto o niente. La mia cantina è stracolma di cose, se è per questo, per cui veramente trovi veramente ogni cosa, cose assurde, cose antiche, cose vecchie, cose dei propri nonni, dei bisnonni, borse militari, tutte queste, trovi di tutto. Io dico sempre comunque di portare cose che siano ancora utilizzabili, voglio dire che è inutile che ti porti qualcosa che è rotto, a meno che non sia una cosa particolare, cioè se fosse, che ne so io, per esempio questa bottiglia un cimelio, se questa è rotta ovvio che lo puoi portare, però un'apparecchiatura elettrica o che sia una macchina del caffè vecchia che cade a pezzi, non ha senso, ecco. No? E poi di essere un po' con la stagione, no? In autunno porti magari le cose dell'inverno, in primavera porti le cose per l'estate. Ci sono un po', però in realtà sono tutte persone private e quindi non sono dei mercanti veri e proprio. Sai? Cioè io e te abbiamo lo spazio per vendere quello cose, è una delle cose anche affascinanti. Dopo abbiamo dei personaggi che sono dal primo evento che ci sono, quindi adesso
A seconda sarebbe la 13ª volta che lo facciamo, sì. Ok, e adesso ti occupa, immagino organizzare una cosa così, sono 7 date, inizia a occupare tanto, non è solo un evento. Sì, sì. Il lavoro che ci sta dietro è veramente enorme, non tanto l'organizzazione dello spazio, questo forse è la parte più divertente, e mentre si riempie pure ti diverti perché vedi proprio però il complicato è trovare gli interlocutori con i comuni, con i municipi, la polizia, i permessi, C'è tanta organizzazione dietro, sicurezza. Sì, è vero. E dicevi prima che è una cosa non profit. Questa è allora, l'associazione, i mercantini organizza appunto questi svuotacantine, e questo, il suo progetto è questo. È no profit perché il guadagno che ha dal birroccio, quindi dalla nostra buvette, più il mangiare che vendiamo, tutti quei soldi lì vengono raccolti in un pool e poi vengono dati a un'associazione altrettanto no profit, che non riceve soldi dal cantone dello Stato, e noi questi soldi diamo a loro per potersi muovere nel loro ambiente, insomma, ecco. Sì, si può dire chi sono? Ma guarda, la lista c'è dentro nel sito internet, si può vedere, perché lì abbiamo messo nero su bianco quanto abbiamo dato. Non c'è nulla da nascondere in fondo, perché non c'è neanche nessuno che dice no, per carità, non dirlo che siamo stati noi, no, perché è comunque un supporto molto grande. Noi abbiamo aiutato un'associazione nuovissima dall'anno scorso, aiuto ai caprioletti, che si era appena fondata. È un'associazione che insomma ogni anno decidete diciamo dare, che però più o meno. Per quasi ogni evento decidiamo. Ok. Sì. E abbiamo dato anche tanti soldi con un'infinità di piacere alla Casa Martini, perché loro hanno bisogno. Abbiamo aiutato un ragazzo che ha una stalla che doveva ricostruire, persino cioè non abbiamo un limite, purché questa associazione non benefici di soldi che provengono dallo Stato, dal cantone, perché loro ne hanno già. Ecco, come mai hai deciso? Perché è una bella idea, stai avendo tanto successo, ma è una curiosità mia personale, perché hai deciso di fare una cosa non profit? Potevi anche fare, volendo, potevo anche guadagnare un sacco di soldi, è vero. Difatti è così, però io in passato, allora oggi sto più o meno bene, non sono ricco, non voglio dire questo, però non ho più le problematiche che avevo 10 anni fa. E 10 anni fa ci sono state delle persone che mi hanno veramente aiutato, delle associazioni che mi hanno aiutato, e sono associazioni proprio simili a quelle che io aiuto adesso, no? E questo ha scaturito un po' tutta questa... È un po' andare indietro. Sì, ma lo faccio volentieri, perché vedo che comunque c'è bisogno. Non sembra, ma qui siamo anche alle nostre latitudini, c'è veramente tanto bisogno. Sì. Non si vede, però c'è. Beh, se vuoi vedere lo puoi trovare. In effetti sì, io vedo di quelle cose che non mi sarei mai... Cioè, se tu passeggi così non vedi niente. Come dici te, se approfondisci un pochettino ti rendi conto che il bisogno nella nostra regione c'è. Penso che è una cosa nobile, una cosa anche giusta. Noi riceviamo tantissimo, ma magari sai, abitando sempre qua, vivendo la propria vita, uno non ci pensa magari nemmeno mai. Però se uno si ferma, e anche parlavamo di fare viaggi prima che iniziassimo a registrare, vedi com'è la vita in altri posti, vedi come dopo torni qua e cavolo, abbiamo una grande fortuna essere magari nati o cresciuti o per qualche motivo adesso abitare in questa regione, in questa Svizzera, e lo Stato, sai, spesso si reclama molto, no? Le tasse, però abitare qua ha una qualità di vita molto alta. Certo, sì, questo assolutamente. E non solo, anche poi dopo le persone che fanno parte della comunità, è tutta una rete grande, enorme che si crea, ed è anche, secondo me, giusto pensare di ridare indietro. Sai, non solo prendere, anche bello dare. Ma sai, prendere è sempre facile. Alla fine uno ti dà, prendi e non ci pensi più. Ma una riflessione che tanti secondo me non fanno, ma è una reazione spontanea, non è una cosa che uno si deve inventare. Sai, fin tanto che le cose ti vanno bene, non rifletti tanto, diciamo, non rifletti tanto sul fatto che qualcuno non potrebbe essere così fortunato come te, no? Allora, ribadisco che uno per star bene non deve essere ricco,
Sì. E poi ricco c'ha un'infinità di sfaccettature. Va bene, lasciamo da parte questo discorso. Però finché te stai bene, hai un lavoro, non hai problemi, magari ti avanza anche 100 franchi alla fine del mese, tutto è ok. Nel momento in cui, e questo può succedere a chiunque in qualsiasi momento, il datore di lavoro ti dice ciao, ecco che lì cominciano le tue cellule del cervello a muoversi un attimino, a dire e adesso cosa faccio? Sì. No? E lì cominci a capire veramente cosa facciamo noi. Allora, noi non siamo tutto, noi siamo una piccola parte di chi vuole aiutare qualcuno, quindi noi non ci mettiamo al di sopra di nessuno, questo è da chiarire. Però il fatto che noi vogliamo dare una mano a chi sostiene persone che sono finite in un momento di crisi, questo per noi è nobilissimo. Sì. E per me va benissimo, perché a me è successo proprio quello. Sì. No? E spesso è chi ha avuto aiuto, ricevuto aiuto, che poi si rende conto, wow, questi qua mi hanno aiutato, voglio anche io aiutare. Sì, non ti renderai conto di quante persone sono proprio così che ci sostengono. Sì. No? Non è brutto da dire, è veramente una cosa brutta, non è chi sta bene che veramente sempre ti sostiene, perché proprio è in quel momento in cui non riflette sul fatto che potrebbe andarti male. È un discorso molto complicato. 1000 sfaccettature. Sì, proprio non finiresti dici 2 ore, staremo qui anche domani mattina ancora a discutere. Anche io però, sono tentato di entrare nel mio e raccontare un po'. Però sì, però è un po' questo, ecco. Quindi tu mi dicevi cos'è che ti ha portato in fondo a fare il no profit? È questo, Sì. no? È proprio questa cosa qui che forse l'hai già provato anche tu, quando qualcuno tu gli hai dato dei soldi perché aveva bisogno, proprio tieni, no? A un'associazione, tu non hai idea il suo sorriso cosa provoca, il suo grazie cosa provoca, non puoi descriverlo, neanche se fosse un libro di 6.000 pagine, non riesci, perché è una sensazione che ti colpisce come un fulmine, no? E quella cosa lì ti dice, ah ecco, ci hai lavorato 3 mesi a sto evento, va bene, Sì. grazie. Sì. Questo, è una ricchezza profonda, ecco, quella che racconti. esatto. E questo sono adesso dal 2018 che le porto, e mi hanno arricchito veramente. Devo dire che queste cose mi hanno portato a fare cose straordinarie in fondo, no? Senza dire che noia, non c'ho 5 franchi, non guadagno niente. Sai? Sì, ma Sai poi cosa voglio dire? ogni anno sta crescendo comunque, no? Ogni anno Infatti, cresce, avendo sì. sempre più persone che partecipano, è una cosa bella da vedere, mi piace, sono contento per te. Sì. Ma poi io mi emoziono quando parlo di sta cosa, perché poi dopo Anch'io mi sento leggermente emozionato adesso in questo momento, infatti sono un po' perso. Però avevo una domanda che mi ha suonato prima nella testa, è una curiosità. Sì. E cos'è la cosa più strana che hai trovato in queste svuotacantine? è stato, penso, il secondo evento, non mi ricordo più. C'era un signore anziano che aveva una piccola macchina rossa e lui veniva a questo mercatino, c'è stato 2 volte, poi non è più venuto, non conosco il motivo per cui non è più venuto. Ok. E lui vendeva archi Sì. e sciabole, Ok. capito? Però poi lui... Ma si può? Non hai sì. bisogno di un permesso per vendere un'arma? Se mai deve averli lui. Ok. No, chiaro, lui intendo. Sì, ma suppongo di sì. Però non erano attrezzature nuove, erano proprio da cantina, antiquariato. Sì. E lui a un certo punto è arrivato una seconda volta e aveva il vetro della macchina rotto. Perché ha fatto una frenata e una partenza e un arco e una sciabola e ha spaccato il vetro e avanzavano fuori di dietro così. Però lui non si era accorto, a dire la verità. Potevo uccidere qualcuno? Ma no, no, perché poi sono legate dentro le cose. Però poi lui a un certo punto tira fuori una fisarmonica e si è messo a cantare e a ballare dal mercato, così. Ok. Questo è stato il personaggio più strano che abbiamo mai avuto. Peccato che non torna più. E non so, era già anziano, non so, che forse non vuole più o non interessa più. Ok. Poi a un certo punto Però la musica non porta gioia. era divertente, Uno così, sì. con la Abbiamo un fisarmonica. pezzettino del filmato dentro nel sito, credo che l'ho ricaricato. Ok. Sì. E però non è una cosa che vendeva, però era il tipo lui che era un personaggio. Lui era il personaggio strano. Poi le cose più strane che si vendono, non so. Io devo essere anche sincero, durante il mercato io ho tempo di girare, però spesso Stai non ho... lavorando, sì, devi correre a destra e a sinistra, non hai veramente... Questo mi dispiace un po', perché mi piacerebbe più... cerco di contattare, Dunque di andare... te non porti più niente?
Di tuo? In realtà non ho mai portato niente. Hai già la cantina vuota? No. Col primo evento l'ho svuotata. Ho la cantina piena, ma non ho mai portato niente. Non trovi il tempo materiale per farlo, no? Devi essere proprio... ci sono tante cose da fare che succedono, anche degli inconvenienti. Se sei tu responsabile, sì. Devi correre a destra e a sinistra, mi mangio già la settimana prima, cioè tutto il tempo stai correndo. Qualche mese prima. Cioè, un mese prima addirittura. Poi dopo sì, organizzare tutti che arrivano con le macchine, può diventare un casotto. Sì. Devi chiudere strade, devi veramente essere fortunatamente noi non abbiamo adesso questa problematica di dover chiudere strade e via dicendo. Però devi dare un orario, ogni persona arriva in questo orario. Quello sì. Poi, ma adesso ci siamo ingegnati, logicamente. Adesso facciamo in modo che... Allora, innanzitutto le iscrizioni avvengono con un formulario in internet direttamente e uno paga lì e tutta la cosa è liquidata. Quindi la sequenza in cui si iscrivono sarà la sequenza in cui poi dopo noi li infiliamo dentro nei posti. Non c'è più questa possibilità di poter scegliere lo spazio dove vuoi stare. Ok. C'è qualche possibilità di farlo, ma sono proprio limitatissime le cose, perché non possiamo proprio più, e sono talmente tante le persone che arrivano con la macchina, no, a orari tutti un po' sballati, perché c'è un orario di entrata e poi fino alle 5 non puoi più uscire, quindi li mettiamo dentro come arrivano praticamente uno dietro l'altro, no? Ha anche un suo vantaggio, cioè anche il bello, perché tu non vai al mercatino svuotacantine, vai dal Mario perché sai che il Mario è sempre lì. Allora tu vai al mercato e cerchi il Mario, quindi lo giri il mercato, sai? Un po' anche inteso così, lo trovo che sia bello anche per questo. No? Ok, ma poi a livello organizzativo cosa comporta se uno arriva in ritardo? Ma purtroppo devi aspettare, stai fuori finché non è pronto. Purtroppo, allora se arriva dopo le 9 purtroppo non può più entrare. È una questione di sicurezza. Sì, ovviamente. Per la gente che gira, che è chiaro. Sì, perché poi dopo noi chiudiamo e dopo all'interno girano soltanto le persone e basta. Però dalle 7 a quarto alle 7 alle 8 meno, alle 9 meno un quarto si può arrivare. Dopo non è importante che ora uno arriva in fondo, no? Diventa un po' un casotto, no? Immagino come l'aereo, quando sali sull'aereo ci sono apposta i gruppi che chiamano, in teoria per l'organizzazione, no? Questo lo facciamo rendere più liscio. So cosa vuoi dire? Lo facevamo in passato, però non mi salvavo più. Ci volevano 5 ore a mettere dentro le persone, per cui adesso le prendiamo come arrivano, non importa in che sequenza, le mettiamo dentro come arrivano. Tu sei arrivato, vai lì e basta. Come in qualsiasi posteggio, no? Trovi e vai, ti mettono, quando c'è un evento, no? Ci sono i tipi, vieni di qua, vai di là, e ti mettono dentro e basta. Sì. Così è. E questo, dicevo, il vantaggio anche che appunto il Mario... Se il Mario lo cerchi al mercato, so che c'è il Mario nel mercato, andiamo a vedere dove è. Sì. Ma l'anno scorso era qui, no, quest'anno è di qua. Ok, sì, sono costretti a girare. Quindi automaticamente cerchi anche, vuoi dentro. E io, peraltro, non conosco una persona che è mai arrivata che non ha mai portato a casa niente. Chiunque è venuto giù a cercare qualcosa di interessante. Persino io. Persino io. Anche te? Sì. Non a prezzi di favore, mi raccomando. No, questo no. Interessante. Dunque, Svuota Cantine non ha un sito proprio, ma il sito vostro è imercantini.ch. Esatto. Che dopo se una persona vuole iscriversi si iscrive da lì. Esatto, ci sono dentro, si va dentro, c'è la pagina degli eventi 2025, poi sono suddivisi in categorie, poi si può scegliere, no? Sì. E uno può già riservare o iscriversi già anche per giugno, per esempio, o per ottobre se ha voglia. Ok, ma se c'ha un tavolino come fa? Cioè, può avere 3 tavoli, può avere quanto spazio vuole, o c'è tipo una... No, guarda, tu devi occupare lo spazio della tua macchina, apri il baule e davanti puoi... No, allora di solito sono quasi, adesso calcolati un po' così a occhio, sono circa 25 metri quadrati, quindi sono 2 posteggi auto. Uno, metti l'automobile, apri anche lì, e quello vicino è il posteggio dove tu puoi esporre le tue cose, insomma. Ok. E se hai un tavolo te lo porti, se non ce l'hai, se ce l'abbiamo noi te lo diamo, se no no. Ok. Sì, al limite c'è il baule, ma dopo lo spazio è un po' limitato. No? Sì, ma anche perché noi non vogliamo occupare lo spazio stradale, perché se dovesse essere un inconveniente, l'ambulanza, eccetera, eccetera, lo spazio deve essere sempre completamente libero in mezzo. Sì. Per cui abbiamo dato il posteggio vicino. Sì, dunque ci vediamo sicuramente tutti quanti il 16 marzo, anche te Luca. Sì, capito. Andiamo. Ecco, perfetto. E questo lo fai adesso a tempo pieno? Ma praticamente occupa un'infinità di tempo, sì. Più cresce, più dopo magari devi assumere tempo pieno, no, perché sennò poi dopo non... cioè,
Abbiamo in programma ancora diverse cose, però queste vanno poi nel 2026. Non si possono dare... Sì, certo, soltanto che non saranno degli svuotacantini. La gente continua a chiederci in posti bellissimi, ma perché non fate un mercatino qui da noi? Voi organizzate mercatini? Noi non è che non li facciamo, non li abbiamo fatti fino adesso, però sarà una cosa completamente diversa. Concept. Il concetto, non ci saranno più le macchine, sarà proprio un mercatino diverso. No, ci sarà una parte di quello, una parte di artigianato e una parte di produzione artigianale tipo salame, pane, formaggio, quelle cose lì. Quindi diventa un mercato a tutti gli effetti proprio mescolato. Inizi a parlarmi di cibo adesso, ti ho detto mezz'ora fa che stavo iniziando ad aver fame. Anch'io, spero che non si sente perché fa già rumore. È vero. Dunque farete iniziare come a... come si chiama? Dove c'è il mercatino ogni domenica mattina a Cannobio. Ah, sì. Che c'è proprio la gente va lì per i formaggini, che puoi provare tutti i salametti, Esatto. volete fare più un concetto mischiato col Sì, cibo. quello che però non si troverà da noi mai. Allora, posso fare un mezzo passo indietro? Come vuoi. Ecco. Allora, lo scopo dello svuotacantine è quello di dar vita agli oggetti, di ridare nuova vita agli oggetti che tu hai in cantina. Questa è la base. Quindi è un concetto anche di recycling e via dicendo. Quindi non buttare, ma riutilizza. Sì. Bene. Quindi da noi non troverai, e lo dico apertamente, prodotti made in Cina, zero. Mai. Non troverai mai una bancarella da noi. Se c'è, io la caccio via. Perché capita delle volte che tentano di appostarsi al di fuori dell'areale del mercato, ma io li caccio proprio via, perché Allora, non sta nel nostro concetto. Tu intendi prodotti tipo se arriva qualcuno che ha un prodotto e vende cose che sono appena arrivate dalla Cina, ma se io posso avere qualcosa che ho comandato 30 anni fa che era in cantina. Sì, ovviamente quello è diverso, però se tu hai una bancarella dove hai tutti i prodotti di plastica, tutte le cose nuove... Non è un negozio, non è un... No, esatto. Per professionisti. Cioè, voglio che si capisca un po' anche questa cosa, perché è veramente la base del nostro sistema di fare il concetto. Sì. Per cui è importante. Quindi prodotti nuovi da noi li trovi se sono stati acquistati mai utilizzati. Ancora in scatola magari. Bravo, esatto. Quindi questo sì. Però l'importante è che si capisca questo. I nostri mercati non saranno come proprio... cioè assomiglieranno un po' a tipo un mercato di Cannobio, per dire, dove c'è il salame, il formaggio, però non ci saranno i vestiti nuovi, saranno i vestiti usati. Ok. Ci saranno prodotti propri seconda mano. O comunque, ecco, questo sì. Quindi si troveranno, faremo un mercato che in giro per il Ticino sempre. Sì. C'è una località che abbiamo in mente, questa ancora non la posso dire perché non abbiamo ancora le conferme, per cui finché non c'è questo non lo possiamo ancora dire. Ok. No? E poi abbiamo in programma anche, oltre a questo, dei mercatini itineranti. Quindi proprio scegliere 3 postazioni, 3 località che non sono molto distanti l'una dall'altra, e poi una volta ogni tot fare i mercatini, passando sempre da paesino a paesino, e poi tornare indietro e rifare questa cosa. Diverse tappe in un giorno? No, diverse tappe. In magari, diversi mesi? Esatto, sì. Ah, ok. Ho pensato, non so, ho immaginato come quegli eventi che fanno dove provi diverse cantine, o mentre non so, in Valle Maggia. Ad esempio, che passi un giorno intero a passare da paese a paese a provare diversi cibi, diverse bevande, e poi non so, finisci allo stesso posto dove hai iniziato, ci sono le tende, c'è musica, una festa, insomma. Saranno dei mercatini proprio, anche qui non saranno degli svuotacantine, perché lo spazio che avremo poi noi a disposizione per queste piazzette non ci concedono di fare questo sistema, però ci saranno delle piccole bancarelle come hanno poi tutti i paesini, o come si sono visti anche nella città di Locarno, per dire, col tettuccio così, o dei tavoli semplici, e ci saranno queste 10, 20, 30 bancarelle, e noi ci spostiamo. Una volta lo facciamo una settimana, lo facciamo qui, la settimana dopo lo facciamo in un altro paesello, e via dicendo, no? I nomadi, mercatini nomadi, esatto. Mercantini nomadi. Sì. Io trovo incredibile, adesso centri, ma in generale, quanta vita c'è qua nel Locarnese. Dopo non posso parlare per Lugano, ma immagino sia abbastanza simile.
il fatto che io posso decidere ogni weekend di fare qualcosa, ogni sabato o domenica di fare qualcosa di diverso in un paese diverso. È vero, questo sì. Che sia carnevale, che sia la festa di paese, che poi c'è il Moon and Star, poi c'è il Film Festival, e poi c'è il jazz a Ascona, e poi c'è il jazz in Valle Maggia, e c'è quello, quell'altro, chi su già. È in mente. Sì, sì. No, è veramente non manca, le occasioni sicuramente non mancano nel Locarnese. Lugano non lo so, conosco poco, però devo dire che abbiamo avuto anche delle chiamate da oltre Lugano, da più in giù. Quando è che venite a fare qui? E già loro di eventi ne hanno tantissimi. Non è che sono carenti loro, non so, ne avranno tanti quanti ne abbiamo noi, perché tutto il Ticino è pieno di eventi. Sì, festa dell'uva, o è una sagra o è una festa grande, quindi è così, no? Questo è vero. Vediamo. In più adesso ci sarete anche voi che girate tutti i paesi. Adesso ci siamo anche noi, sì. È bello, no? È bello, si è un po' ogni tanto. Vabbè, no, cioè, da un lato è figo, abbiamo un sacco di roba, poi dall'altro ogni tanto sembra c'è un po' che si è perso un po' la comunità, si è perso un po' questo stare insieme. Devo dire che hai proprio ragione. Mi viene in mente, poi magari non c'entra niente, ma mi viene in mente il furgoncino della Migros. Sì. È in mente? Sì, che io girava. adoravo. Io ho visto solo foto e gente che mi racconta. No, non sei mai stato no, vai, tu sei troppo giovane. No, ma penso che poi sono cresciuto in America io. Sì. Comunque gli anni che ero bambino ero in America. Okay. Però poi quando sono tornato nei 2000 non penso ci fosse più, che andava su per la Valle Maggia. No, adesso l'anno esatto in cui hanno introdotto non mi ricordo più. Io mi ricordo quando ero piccolino, aspettavamo il bus che arrivava, andavamo a fare la spesa dentro lì. Era bellissimo. Sì, ma era una cosa fantastica. Non so quante persone, ma chiunque sta ascoltando sicuramente o ha già sentito parlare, o gli viene la lacrimuccia perché non è più. O magari l'idea di riproporlo, di riportarlo. Sì. Ma adesso sta facendo un tour, perché adesso diversi anni che fanno un tour, vanno in diversi posti e fanno il negozietto ancora come lo facevano della Migro? Sì. Ma sarà in Svizzera interna? No, anche qui sono delle date, se si guarda nel sito da loro c'è tutto un calendario dove fanno tutto un giro. Ok, devo guardare. Per non dimenticare il nome del negozio, forse. Sì, magari sarà Ma era proprio bello. Marketing stunt. Sì, guarda, entravi da dietro, c'erano tutte dentro le cosette, così arrivavi fuori la cassa, poi uscivi di fuori, era bellissimo. Poi era anche, tu parlavi un attimo fa del fatto di punto di ritrovo, incontrarsi e così. Il nostro birroccio, in giro a questo birroccio, che poi ci sono dei tavoli dove puoi sedere, tra l'altro poi cuciniamo anche adesso per il prossimo evento al 16 di marzo, facciamo una polenta con lo spezzatino. Sì, noi facciamo mica cosa a metà noi. polenta e spezzatina. Buono. Stavo pensando, spero che non piove. Anche lui sta. No, è vero. Mi ricordi che c'ho fame. Basta. Semmai comunque è il weekend successivo, dopo. in ogni caso. Però facciamo polenta e spezzatino, così. Quindi si crea anche un ambiente, proprio come dicevi te prima, no? Familiare, bello, stai seduto, chiacchiere, ridi, scherzi. Che poi, non so se ci hai fatto caso, però quando c'era il lockdown, non so se cos'era 4 anni fa, 5 anni fa, che non si poteva più incontrarsi nei bar, ristoranti, io facevo un sacco di passeggiate e fuori sul lago, lungo lago di Muralto, penso solo lì, però c'era un sacco di gente che si incontravano attorno alle panchine. Mi sembrava di vedere, non so, immagini del secolo scorso. Vero, neanche. Era stranissimo. Così, sì, adesso vai magari a passeggiare, ci sono quelle 2 o 3 persone, 4 massimo sulla panchina, ma 4-5 anni fa era proprio un punto di ritrovo. Sembrava di guardare una cartolina. Io credo che qualche persona piacerebbe che qualche situazione, come dici te, sui Lungolago, che era bello, ci si rincontrava. Sembrava quasi che tutto ritornasse, avessimo fatto tutto veramente, non so, un passo indietro, dove tutta questa tecnologia non c'era e i contatti erano più vivi, no? Più umani quasi, no? E questo è vero, questo anche a me dava questa sensazione. Io credo che tanta gente questa cosa gli è piaciuta. Sì. Boh, non erano migliaia di persone, quello no. Questo no. Immagino la maggior parte erano rinchiusi in casa col telefonino e il computer, ma anche io ero uno di quelli. No, ma voglio dire che dopo ci sono stati momenti in cui veramente non vuoi girare. Era il caso, questo è ovvio, ma non parlo adesso di quei momenti, io parlo di quei momenti in dove comunque c'era, dove ci si poteva comunque spostare e andare fuori, e questa sensazione uno l'ha avuta subito, no? Che ci si incontrasse, si riparlasse.
classe. Ma c'era una certa, non so se come dirlo, ma perché poi non c'erano auto in giro, Che è vero. non c'era rumore, non c'era, era proprio come una pace, una leggerezza nell'aria. Era una cosa strana. Sì. Poi magari c'era ai anche tempi un po' di correvo gente. ancora. Ai tempi correvo ancora e questa sensazione l'ho avuta, sì. 4 anni fa, dici, correvi? Sì, 4 anni fa In che correvo. senso? Di sport? Sì, facevo. Andavi in giro a corsa? Correvo, sì. Ok. Poi per motivi non l'ho più fatto, però sì. Però sì, è vero, andavi fuori, c'era un silenzio, né? una cosa diversa nelle orecchie che dal solito. La gente era rilassatissima, poi Sì. a me sembrava di vedere la gente in giro, proprio zero stress, si stava bene, poi dopo magari anche parlando con gli amici, che c'era qualcosa di valoroso, di valoroso, di valore, Sì. di diverso nell'aria. Purtroppo è il motivo per il quale era così, che, Sì, non sì, che adesso un po' era sfumato. brutto. Però sì, in effetti le sensazioni erano un po' quelle lì. Andavi a passeggiare a Locarno Monti, vedevi i camosci che scendevano, Sì. cioè, ma in che senso? Sì. Dove passano le macchine di solito i camosci. No, questo è vero. Noi abbiamo fatto un evento, quando hanno risbloccato subito, abbiamo fatto un evento dove c'era, penso che si potevano incontrare credo 50 persone o 30 persone, non mi ricordo più, qualcosa del genere. Abbiamo fatto un evento, l'abbiamo fatto lì a Ascona, appunto, e quello è Sempre sulla sua cantina, sì. ok. E lì la gente era così euforica, era contenta perché potevamo uscire, di nuovo incontrarsi con qualcuno senza essere imbavagliato fino a che si dove, no? Ce ne sarebbe tanto da dire su tutto quello, Sì. E appunto è solo il motivo per il quale era così che non andava bene. Dopo però lì ormai non ci possiamo fare niente, almeno io non posso farci niente. No. Di fatto comunque che sì, questa leggerezza, come dici te, si sentiva, sì. Non è bello. Magari da lì che, non so, magari proprio da lì che ho iniziato a provare una certa gioia. Io sono molto introverso, sono molto, tante volte per i fatti miei, mi piace stare da solo. Ma non so se sono quegli anni lì, penso proprio il 2020 ho iniziato anche a provare una grande gioia a stare in giro da gente. I precedenti 34 anni, 33 anni, no. Vi odio tutti. No, scherzo. Ma però mi è nato qualcosa che ho iniziato veramente ad apprezzare, magari per quello anche ti ho chiesto di venire qua, non so, questa cosa di stare insieme, tutti insieme in un evento del genere mi sa tanto di comunità, mi sa tanto di vita, e vita porta vita, è una cosa. Ma è vero che sì, tu hai parlato un attimo fa, poco fa, dicevi del fatto di questi mercatini online e via dicendo, no? Uno dei motivi per cui è nato anche questo è perché nel periodo in cui ho creato lo Svuota Cantine, quindi nel 2018, a cavallo 17-18, perché il primo è stato in febbraio 2018, è stato un periodo dove in internet continuava a vedere mercatini online dappertutto, cioè nascevano come funghi, puff, dappertutto. A me questa cosa dà un po' fastidio, perché io sono sempre stata una persona che ama il contatto con la gente, sì. Non ho mai avuto la paura del contatto della gente, okay. E quindi questa cosa un po' mi dà fastidio. Sì, grazie. Questa cosa un po' mi dà fastidio, no? Perché tutti online, è tutto facile, tutto impersonale, tutto mi dà fastidio. E questa sensazione qui è nata un po' anche, cioè questa situazione è nata un po' anche per quello, no? Di creare proprio questo, per combattere l'onlineismo. No, ormai ci sono dentro anch'io, però devo dire che è bello poter incontrare qualcuno e chiacchierare su qualcosa che magari non c'entra niente con quello che stai facendo, cioè alla fine stai lì. Ti devo confessare una cosa. Io ero uno di quelli che aveva avuto una idea di fare un sito internet per poter scambiare oggetti. Sì. È divertente raccontarlo perché ero nel periodo come si dice, che ero entrato, si dice in inglese, in the rabbit hole, ovvero delle cospirazioni, e ero convinto
magari una parte di me ancora lo pensa che prima o poi capiterà, che ci sarebbe stato il patatrack economico mondiale col dollaro e bisogna tornare a riuscire a sopravvivere senza la moneta e imparare a fare scambi, no? Io ho avuto quell'idea di fare, ho parlato con un amico come si potrebbe fare poi non è mai venuto niente, né? Però adesso che ne hai parlato, che in quel periodo là, cosa dicevi, 2018, 2017, 18 16. era un momento in cui questo sembrava prendere proprio piede. E io ho fatto parte di quell'onda che si è frantumata in 1000 pezzi e poi dopo non è successo niente. No, allora io non sono contro. Allora, io devo permettere una cosa: io non sono né contro la tecnologia né contro tutti questi siti. No, non sono contro. Però, come dicevo un attimo fa, il contatto con le persone, secondo me, dà qualcosa. Ma dà qualcosa sì, ma più. poi parliamoci chiaro. Sta diventando sempre una cosa più rara, Sì. perché noi ci nascondiamo davanti o dietro questi apparecchi qua, non è che aiutano proprio tanto a conversare con la gente tête à tête, no? Anzi, parlo in generale proprio, no? possono essere molto controproduttivi anche, infatti. o controproducenti, cos'è? Controproduttivi. Entrambi. Va bene tutte e due. Ma rido adesso anche perché ho appena visto su Facebook su un canale della RSI un vecchio programma, una vecchia registrazione degli anni 77-78 su questa roba qua. Sul telefonino. Cosa pensavano i giovani allora? Del telefono con la corda? Sì. Della tecnologia in generale. Dove ci porterà? Ma perché non c'erano ancora i videogiochi. Ma quello che dicevano ci ha portati esattamente dove siamo adesso. È vero? Sì, stranamente. Veggenti tutti quanti. Ma veramente, né? Sì. Eravamo super dotati. Cioè, cosa dicevano? Che erano della mia età, né? La vostra generazione era la migliore. Sì, ovviamente. La nostra invece no. Noi abbiamo vissuto, la mia generazione ha vissuto gli anni senza il telefonino mobile così, ma in casa avevamo i videogiochi. Sì. Però era l'inizio. Il pinball ting, 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 È un po' più avanti, più sì? Cos'è, Nintendo, Sega Genesis, Nintendo 64. Okay, sì. Il PC no, non c'erano ancora giochi per il PC. Però c'era, almeno quando parlo con tanti amici, a maggior parte c'era quell'aspetto di stare fuori casa sempre. Sì, è vero. Magari non so se adesso è peggio o meglio, non ho idea, ma mi sembra che non è tanto ma non so, migliorato. ma a me secondo me non è tanto il fatto di non voler stare fuori, è che stare di fuori sembra non avere più un grosso senso, a meno che non vai a una festa. Non c'è più incontriamoci in piazza, incontriamoci sulla panchina vicino alla posta. No, allora, sai? sì, quello magari è più quando sei adolescente, stai crescendo. Io parlavo proprio di essere bambino che cresci con la tecnologia. Sì, okay. Oggi crescono con una tecnologia che nessuno sa che cavolo di effetto avrà sul cervello. Sì. Se noi siamo cresciuti, voi siete cresciuti con le immagini su un foglio e poco a poco la televisione. Ma che non sono poi, ce l'avevamo anche noi i FPS, noi avevamo i cellulari erano come si chiamano, erano delle valigette pesanti, pesavano 10 kg, te lo portavi così il cellulare, c'aveva il filo in spalla col filo gigante, l'antenna grossa. Natel C si chiamavano. Esisteva ma quando io avevo circa 20 anni, giù di lì. Ok, ma nessuno ce l'aveva, era una cosa che magari c'era, no? Era una cosa che trovavi nelle macchine dei ricchi. Ecco, no, nelle macchine c'era il telefono anche negli anni 90. Sì. Tirarlo fuori, c'era questa batteria da 6 kg, no? E il telefono, poi andavi, lo stavi al ristorante, poi eri al telefono e passavi più il tempo a dire pronto, mi senti? Pronto? Che la conversazione in sé. Ed era senza fili. La cornetta era attaccata all'apparecchio, però c'era l'antennino. No? Okay. Ed era questa comunicazione, ma sai che non penso di averne mai sentito, visto. Sì, guarda poi quando hai tempo una volta, guarda, i primi cellulari erano così, valigette pesantissime. Io mi ricordo quello grosso che sembra tipo da militare degli anni 80, 90, che c'hai l'antenna grossa che stai attaccato così. No, c'era anche la cornetta, era bellissima, era illuminata tutto quanto, sì. Però stavano dentro nelle macchine dei ricchi. Sì. Ma io non so chi era, che avevo sentito uno psicologo che diceva qualcosa sul fatto di, non so se in mente FPS, frame per second, quante immagini vengono trasmesse al secondo al cervello. No. Che adesso non so quanti sono, ma saranno
100. Luca, tu sai dire qualcosa? Quanti saranno? Guardi un video normale, saranno 100? 120 immagini. Ogni quanto? Ogni secondo. 120 frame per secondo. Allora sì, Tipo ai tempi c'erano le pellicole che andavano, quanti frame al secondo erano, che faceva vedere l'immagine, sai, che sembrava come i vecchi film, no? Ah, Che sì, la pellicola, era tipo la pellicola. uniforme, Ah, ok, la sì, sì. pellicola erano, Ok. non so, 10 immagini al secondo magari, che fanno sembrare che non sono foto ma un video. Si muove. Oggi sono 120 e passa. E diceva sto psicologo qua amico che ci sono studi che sono in corso, però non sanno, perché i ragazzi iniziano presto a vedere sti video, dunque in che modo andrà a intaccare il cervello, a cambiare il cervello. Sarà una forma di evoluzione, probabilmente. Speriamo. Sì, ma speriamo in bene, no? Mi sembra ogni tanto devoluzione. Sì, è vero. Oddio, non voglio criticare nessuno, né? No, ma di fatti a qualsiasi argomento tocchi non bisognerebbe mai vederlo come il fatto di denigrare oppure così. È una discussione che può sorgere in qualsiasi momento. Cioè, sì, no, 1000 sfaccettature, non si può sapere cosa avverrà, ma cosa di sarà. fatto poi, cioè io già non me ne Tutti i intendo, non sono né dottore né psicologo, Bravo, quindi non ho idea. neanch'io. Io quello che posso sicuramente dire è che se sono tante così le informazioni che il cervello deve catturare, spero soltanto che non se le tenga tutte, perché sennò non va bene. Cioè, se le vedi e passano via, forse è quasi meglio. Sì. No? Alzo mia, non so come vengono processate le informazioni del cervello. Bisognerebbe chiedere a quel psicologo lì. Sì, ma non lo sanno neanche loro. Tutto un studio in corso. Ah, ok, va bene. Prossimi 100 anni andrà avanti così. Vero. Ecco, però vorrei dire una cosa a proposito di questo. Posso? Dai, sì, Posso volentieri. dire qualcosa a Sì, proposito di questo? puoi guardare se vuoi gli amici a casa o puoi raccontarlo a me. No, allora, no, voglio semplicemente dire che noi per i nostri eventi, che sono per noi il fulcro, che è la cosa più importante che facciamo quello, cerchiamo anche degli aiutanti, però devono essere volontari, no? E sono per fare qualche lavoretto semplice, però abbiamo bisogno di volontari perché non riusciamo più a fare proprio tutto da soli. Adesso siamo in 3, però nonostante tutto non riusciamo, quindi chi volesse darci la mano a fare dei lavoretti semplici può aiutare nella buvetta, aiutarci a tirare sui gazebo i tavoli, aiutare a indirizzare la gente, può andare nel sito e vedere negli eventi in cui puoi aiutare, no? Avete gli slot aiutanti che abbiamo bisogno? Abbiamo praticamente sì, abbiamo per ogni evento puoi scegliere quello che vuoi fare. Ok. No? Mandi il formulario e poi sei automaticamente iscritto. Ovviamente non possiamo dare soldi perché lo scopo per noi è chiaro, però da mangiare e da bere. Ok. Tanto per stare in tema. Ma quanto da bere? Ma quanto da Importante mangiare? specificare. Da bere più che altro. Ma di certo, allora, comunque si tratta di lavoro, quindi non sarà alcol, questo cioè, dopo la birra la beviamo poi dopo. Sì. No, però di fatto non c'è un limite. Sì. È un bel modo di stare insieme, di dare un contributo, di passare una giornata, fare nuovi amici, comunque partecipare a qualcosa. Sì. Ma credimi, guarda che veramente... E poi non c'è un ceto sociale che può essere, non deve essere per forza il ragazzo di 20 anni, può essere anche... Adesso abbiamo una signora che viene a aiutarci, che avrà non so quanti anni ha, non so, è pensionata, e dice voglio venire a aiutarvi in bivetta. Va bene? Ok. Ecco, è bello perché si mescola tutto così, no? Per dire, potresti essere tu, lui, chiunque, non c'è no? E qui sono lavoretti semplici, a parte l'elettricista che abbiamo bisogno di una persona veramente qualificata, che abbiamo, tutti gli altri sono lavoretti che in realtà può fare chiunque, sì, dai, è bello, un appello diverte. a tutti voi, se avete voglia di passare una giornata attiva, venite poi è garantito il bel tempo, perché se è brutto mica vi fanno stare sotto la pioggia. No, assolutamente no. Poi hai visto, e se piove 2 weekend di fila tutta la settimana, adesso domenica è bella vista. È vero? Sì. Danno bello. Io vorrei che dessero bello per venerdì. Perché? O anche giovedì e mercoledì. Perché dove devi andare? Devo giocare a calcio. C'è la partita. Quando piove il calcio annullano. si può giocare anche sotto l'acqua. Quel che dico anch'io. Quello è più divertente per chi lo guarda. Ma dillo ai responsabili dei campi. Ah, sì, non sono contenti. Ma poi noi siamo i signori. E siamo i più pesanti, quelli che rovinano di più i campi. Penso che non c'è, o è raro vedere uno di noi senza panza. Questo è un aneddoto interessante, divertente, che gioco nei seniori, no, del Locarno, e mi piace tantissimo. Ma già la tua età?
Io ho 38 anni. E a quell'età lì si gioca già nei Si può già giocare quando hai 30 anni, puoi andare nei seniori. Davvero? Ci sono diverse categorie, più 30, più 40, più 50. Prima che continui di dire una cosa, a me il calcio non piace. Non è importante. Non ti preoccupare. Questo è divertente. Io sono cresciuto, ho giocato tanto a calcio qua in questa regione, no? Sì. E poi ho smesso per tanti anni e ho ripreso magari 3 anni fa a giocare. E è una cosa che ho notato, che sto rivedendo un sacco di gente che magari non vedevo da anni sui campi, che giocavamo insieme, Sì. eravamo ragazzini. E una cosa che ho notato è che abbiamo tutti la panza, no? Ci sono queste magliette aderenti che giochi a calcio, tutti quanti c'hanno. E non so, era una cosa che mi ha fatto tanto Sì, no, ridere. ma immagino che da vedere sia anche divertente. È da giocare, è anche divertente, no? Un bel ritmo, mi piace, per quello dicevo, spero che, però ormai danno tutta la settimana pioggia. Sì, almeno per voi mi auguro che sarà bel tempo, che Sicuramente. potrete avere un'ottima domenica. Veramente, noi abbiamo avuto pochissimi eventi dove siamo stati proprio non baciati dal bel tempo. È come se fosse nato sotto una bella stella questo evento. Ok. E quindi abbiamo Benedetti. tantissime volte avuto il sole, oppure comunque non pioggia. C'è stato purtroppo un evento dove ha pioggerellato un po' più del previsto, Sì. però è stato divertente anche. Alcuni non è stato divertente perché si sono scocciati, ovviamente lo posso anche capire, ma tanti hanno preso le plastiche, hanno coperto, hanno fatto, sì. era tutta sembrava una tendopoli, La era gente bellissimo si da arrangia. vedere. Sì, era bello da vedere. Ma perché noi diciamo che durante la giornata poi alla fine puoi anche un po' improvvisare, no? Sai, per questo noi diamo le direttive, quelle sono da seguire. C'è Alla la, fine poi c'è la direttiva mettete crema da sole? no, quella No? non è una direttiva. Bevete tanta acqua? Quello sì. Sì. Quello sì. Perché sei sotto la stecca del sole, E possibilmente. sì, adesso noi abbiamo comprato anche delle tendine, dei gazebi Ok. bianchi, quindi se uno vuole può noleggiare solo la parte quella. Ok. Però quindi c'è comunque anche, ci sono anche quelle possibilità. Ci siamo un po' anche adattati un po' alle situazioni, perché sai, come privato magari tu non ce l'hai un gazebo piccolo e allora te lo compri, no? No, puoi affittarlo, Lo noleggi, però se lo vai a fare noleggiare no. E noi li diamo comunque a un prezzo, Ok. sembra abbastanza interessante, come 40 franchi al giorno. Sì. Puoi averlo e poi la sera noi lo impacchettiamo, lo mettiamo via e basta. Sì. Avete bisogno anche di aiutanti che aiutano a mettere su tutto le mattine presto? Sì, soprattutto la mattina presto e alla sera tardi. Cioè la sera tardi no, però dopo sì, a sgomberare, alle a pulire. 5, sì, perché poi dopo noi il piazzale dobbiamo rilasciarlo vuoto completamente la stessa sera. Sì. Cioè, Sì. domenica sera quando finisce. Perché lunedì bisogna poter entrare come se niente fosse. Esatto, sì. Quindi, ma in realtà appunto non sono lavori complicati, sono lavori anche pacifici alla fine. Durante il giorno sei libero di fare quello che vuoi, non è che sei impegnato come magari uno si immagina come, non so, un festival del film dove devi essere sempre presente, hai le tue 5 ore consecutive. No, da noi non è così. Sì. È proprio una cosa un po' più familiare, scialla. ecco, più scialla. Sì. Sì. L'avevo scritto anch'io su un post che avevo messo. È vero? Vorrei scialli. sì. E ondate di richieste. No, purtroppo no. Beh, Purtroppo dai, no. qualcuno magari mi auguro che arriverà. Ma io spero di sì, perché comunque è bello, è Sì. divertente, sì. Bene, Vecchi e giovani tutti insieme. dai, ci Sì, sta, ci sta. È un bel evento, trovo, almeno per me è straoriginale. E io penso che verrò questa domenica. Non so se vengo già la mattina presto, per me la domenica è sacra, che devo dormire senza sveglia, mi sveglio quando mi sveglio, è l'unico giorno. Davvero? Questa domenica ti sveglierai alle 5. Se mi sveglio alle 5 vengo ad aiutare. Sono sicuro di svegliare alle Se 5. sei sotto casa mia col clacson. Così, tutta una cosa involontaria. Sveglia. Bussare alla Mamma porta, mia. picchiare. Comunque, no, ecco, la gente ormai adesso può guardare nel nostro sito, questo sì. Sì, e andate lì sul ci sono sito tutte le informazioni. imercantini.ch, poi magari faremo vedere anche il flyer Sì. e ci vediamo domenica, né? Tutti quanti. Domenica 16 marzo. 16 alla Scona. marzo, dai, Dalle 9 in avanti noi siamo presenti già col caffè e i cornetti freschi la mattina. ottimo. Colazione Caldi, colazione garantita. grande, sì, sì. grande. Sì, sì. Mi ha fatto piacere parlare, Nando. Anche a me, grande. davvero. Sì. Grazie che sei venuto, Grazie a alla te di, chiacchierata. di avermi invitato. Volentieri, è tutto il lavoro che fai, tutto gli aiuti che porti alle persone, trovo veramente bello. Grazie. Anche io sono veramente contento. Ottimo. Molto, sì. Cioè, siamo tutti molto contenti ormai adesso. Sì, il poi team cresce, di 3 persone cresce anche. Tra l'altro vuol dire che uno, se desidera,
può diventare anche socio dell'associazione. Ok. E questi soldi servono poi per noi a creare questi eventi. Insomma, c'è una tariffa annuale di 50 franchi. Sì. Chi diventa socio, tra l'altro, se si iscrive poi ai mercatini ha anche lo sconto del 10%. Ok. In più. Quindi c'è anche Conviene. questa possibilità. Sì. Sì. Andate sul sito, scoprite tutto quanto è scritto nero su bianco. Diavol. Grazie, Grazie. e buona serata, Ciao a giornata, tutti. ovunque Ciao. siete. Ciao.